Ciao ragazzi, io sono Wendy e nel video di oggi vorrei che mi accompagnaste mentre vi racconto cosa è successo negli ultimi 2 giorni. Non sarà un video in cui mi sottopongo a grosse pulizie, perché non sono ancora al 100% in forma, ma voglio condividere con voi le mie esperienze e i piccoli momenti di gioia che ho vissuto, senza stressarmi troppo. Spero che vi piaccia e che mi accompagnate per questo tempo. Come vedete, ho tolto dallo stampo un nuovo pudding al cioccolato per colazione. È la mattinata fresca di un giorno primaverile e per colazione, nei fine settimana, ci piace davvero goderci un pasto ricco. Una delle nostre colazioni preferite è la frittata con gli spinaci. È così buona e nutriente. Prepararla è un momento speciale perché ci permette di iniziare la giornata con energia e positività. Gli spinaci sono davvero deliziosi. È un piccolo rito che rende il nostro fine settimana ancora più speciale. Lasciato il tempo perché le camere abbiano preso aria, comincio a rifare i letti. Mi piace tanto rifare il letto. È un momento che mi fa sentire bene e mi dà una sensazione di ordine. Quando sistemiamo le lenzuola e i cuscini, l'intera stanza sembra più accogliente e pronta per essere vissuta. Per me è come preparare un piccolo angolo di tranquillità dove posso rilassarmi e sentirmi a casa. Darò il tocco finale spruzzando questo profumatore per i tessuti al muschio bianco. Adoro come il suo profumo delicato avvolge l'ambiente, rendendolo più accogliente e piacevole. Farò così anche in camera di mia figlia. Nei fine settimana voglio coccolarla anche in questo modo, rifacendo il suo letto e profumandolo. Credo che un ambiente ordinato e profumato possa farla sentire più felice e serena. Come ogni mattina sistemo la cucina. Questa volta però lavo anche lo stampo di una deliziosa torta di mele che ha fatto ieri pomeriggio mia sorella per inaugurare il nuovo forno. Mentre lavo lo stampo mi tornano in mente i momenti divertenti trascorsi insieme in cucina, quando io facevo da aiutante e registravo ogni passo della ricetta. Stamattina abbiamo fatto colazione con una fetta di torta e devo dire che era davvero buona. Adesso voglio condividere con voi come è stato cucinare nel nuovo forno e mostrarvi come abbiamo realizzato la prima torta insieme.
Questa torta di mele è stata fatta con 3 uova, 120 g di zucchero, 30 g di olio di girasole e 160 g di farina lievitata. E ovviamente non possono mancare le mele. 4 mele, 3 tagliate a pezzettini per l'impasto, così si mescolano bene e rendono tutto più goloso, mentre una mela l'ho tagliata a fette per decorare in cima. Abbiamo preriscaldato il forno e messo a cucinare per 45 minuti a 180 gradi. Il risultato è stato veramente buono, una torta morbida e profumata, perfetta per accompagnare un tè o un caffè. Il pezzo mancante lo ha portato via mia sorella. Prepararla è stato un vero piacere. E adesso finisco di sistemare la mia cucina, asciugando le cose appena lavate e svuotando anche la lavastoviglie. Dopo pulirò i pavimenti di tutta la casa con il lavapavimenti. Come vi dicevo, non sono ancora al 100% in forma, ma cerco di mantenere la mia casa pulita e ordinata, facendo solo il minimo indispensabile. È importante per me avere un ambiente accogliente, anche se a volte mi sento stanca. Lavare i coprimaterassi e i copricuscini dei letti è importante per mantenere il nostro letto pulito e fresco. Lavando questi tessuti eliminiamo polvere e acari, migliorando così la qualità del nostro sonno. Mi piace pensare a questo mentre stiro anche le lenzuola. Lo stiro è un altro metodo per eliminare germi e batteri. Per profumare le lenzuola mi sta piacendo utilizzare un'acqua profumata al profumo di fiori bianchi che ho trovato qualche tempo fa. È davvero semplice da usare. Spruzzo un po' di questo profumo sulle lenzuola prima di stirarle.
Se ti interessa, in descrizione lascio il link a un video dove spiego meglio come utilizzo l'acqua profumata e anche come stiro le lenzuola e altri capi. Così potrai guardarlo quando vuoi. Quando arriva l'ora di pranzo, a casa mia si ferma tutto, perché ci piace mangiare tutti insieme a tavola. È un momento speciale, dove possiamo chiacchierare e condividere le nostre giornate. Oggi ho deciso di preparare un sugo alla matriciana, per condire gli spaghetti. Questo piatto è semplice ma molto gustoso e anche se non mi piace tanto cucinare, vedere i miei cari felici mentre mangiano è la cosa che mi rende più felice. È ora di mettere tutto in ordine qui nella mia camera. È passato un po' di tempo e il bucato si è asciugato completamente. Rifarò i letti con le lenzuola pulite e profumate, così tutto avrà un odore fresco. Non vi farò vedere come ho rimesso il copripiumino, perché ogni volta è una vera impresa. Mi sembra di lottare con un gigante, ma alla fine ne vale sempre la pena, perché avere tutto in ordine mi fa sentire meglio e mi aiuta a concentrarmi. Mentre rifaccio il letto non posso fare a meno di pensare alla pulizia di primavera. Ancora quest'anno mi dicevo di non aver cominciato, ma poco a poco, nel mio piccolo, ho iniziato. Le pulizie più a fondo sono quelle che non facciamo così spesso e la settimana scorsa ho deciso di pulire la lavastoviglie con dell'acido citrico, un compito che avevo rimandato. Ho lavato anche le tende. Oggi ho anche lavato i copricuscini e i coprimaterassi e mi sento davvero soddisfatta. Anche se non riesco a dedicare tutto il tempo che vorrei, ogni gesto conta e mi fa sentire più in controllo del mio spazio. Qui in camera di mia figlia l'unica cosa che non farò sarà mettere il piumino, visto che non lo vuole. Se fosse per lei, non si coprirebbe mai mentre dorme. A volte mi chiedo perché, ma penso che le piace sentirsi libera e a suo agio. Dopotutto, ognuno di noi ha il suo stile e le sue preferenze.
Questo anno la primavera è sbocciata, ma ha deciso, come sempre, di rendere il clima instabile. Mi piace stendere il bucato per sentire il suo profumo fresco e pulito, ma anche questa volta sono stata costretta a tirarlo dentro a causa della pioggia improvvisa. È un peccato, perché adoro quel momento in cui il vento leggero asciuga i vestiti e li riempie di energia. Spero che presto il sole torni a splendere e possa godermi il mio bucato all'aperto. E mentre rimetto tutto in ordine nuovamente, vi invito a continuare a guardare altri video che vi lascio in descrizione. Spero di avervi fatto compagnia e di aver reso la vostra giornata un po' più piacevole. È sempre bello condividere momenti insieme. Per oggi vi saluto e ci vediamo nel prossimo vlogs di Wendy. Ciao!